Stai pensando di sviluppare la tua rete franchising? Ti piacerebbe passare da 2 a 35 negozi in meno di 2 anni? Oggi ti spiego come. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Se ti parlo di franchising, qual è il primo che ti viene in mente? A me personalmente viene quello di McDonald's, con la storia di Ray Kroc, una di quelle persone che ha rivoluzionato il mondo dei fast food del secolo scorso. E questa persona veramente ha creato un impero che tuttora conta miliardi, anche di fatturati, di volumi, di tantissime robe. Ma sai su cosa ha fondato veramente la sua fortuna McDonald's? Non solo sul discorso dell'immobiliare, dove poi anche nel film che ti consiglio di vedere va proprio a far vedere come dai terreni sul quali si poggiavano i vari street food, McDonald's riusciva a guadagnare. Ma anche su una cosa importantissima che è stata la base del grandissimo successo di questa catena, ovvero il posizionamento delle macchine. Sai, c'erano dei macchinari che venivano utilizzati per assemblare appunto i panini e c'erano alcuni punti pensati appositamente dopo ore e ore e ore di studio, prove, test, fallimenti, messi lì ci sono state trovate proprio le posizioni migliori affinché tutta la filiera di creazione, assemblaggio e insacchettamento dei panini, delle patatine, tutti i vari condimenti anche che McDonald's ha, fosse automatizzata al 100%. Questa parte del film la troverai, poi magari ti consiglio comunque ancora di vederlo perché veramente rende chiara l'idea della fatica che ci vuole per fare un processo del genere. E appunto per questo ti posso citare le 3 regole auree, secondo me, per creare un franchising di successo. I 3 elementi sono i seguenti. Il primo è lavorare con le performance fee, quindi avere dei tanti partner che lavorano a performance fee. Su questo poi ti spiegherò il perché tanta gente, consulenti e non, aziende, professionisti, che si fanno chiamare tali che magari si fanno strapagare alcune consulenze, sono da prendere e da eliminare a prescindere, perché mia filosofia, e penso che sei d'accordo con me, se tu sei veramente bravo e credi in quello che fai, lavorare a performance è per te una grande opportunità di guadagno. Questa cosa non so mettere il mondo conto, mi sono immaginato della gente che mi segue, però la verità, oggettivamente. Il secondo è la velocità di erogazione, che deve essere più veloce possibile. E il terzo punto è il controllo degli standard di qualità, che deve essere sempre impeccabile in qualsiasi punto del franchising. Per spiegarti al meglio queste 3 regole, ti faccio l'esempio del nostro cliente con il quale abbiamo lavorato e siamo riusciti da subito a ottenere dei risultati di impostazione molto molto importanti che ci hanno portato in meno di 2 anni a portare questa azienda ad avere soltanto 2 centri di franchising a superare i 35 franchising attivi. Questa azienda si occupa di commercio di materiale termoidraulico, dal termoarredo a varie tipologie insomma di arredo bagno, anche varie tipologie nel settore termoidraulico di impiantistica. E quindi cosa faceva questa azienda? Aveva un paio di negozi, ma ci siamo resi conto che poteva andare molto oltre. Abbiamo analizzato tutto quello che funzionava in azienda, andando a evidenziare quello che invece non funzionava e che poteva essere migliorato. E il primo punto su cui abbiamo lavorato è quello di trovare appunto dei partner che lavorassero a performance fee. Perché? Perché se i partner lavorano a performance fee si abbattono proprio drasticamente tutti i costi iniziali per sviluppare il franchising. Perché un conto è sviluppare un franchising quando hai una potenza di fuoco economica molto importante. Quando invece non ce l'hai, ma hai una bellissima idea, la migliore cosa che puoi fare è barattare, scambiare delle percentuali di possibile guadagno con
consulenze, con forniture, con N servizi. E su questo, piccola parentesi, tutti quelli che si fanno pagare per fare questi tipologie di consulenze, anche magari strapagate, capisci bene che è, come dire, è insensato farsi pagare per fare queste consulenze. Perché? Perché se tu hai in mezzo alle mani, hai davanti un franchising importante che può veramente fare tanto, è da stupidi andare a farsi pagare, è da stupidi non approfittare e prendersi una percentuale, una fetta di potenziali guadagni, perché se il progetto va veramente bene e è il consulente o chi ti va a proporre un eventuale progetto di crescita conosce ciò che fa e si assume la responsabilità dei tuoi risultati, inevitabilmente tutto funzionerà. Il secondo punto è la velocità di erogazione. Ci siamo accorti che questo franchising che abbiamo lavorato effettivamente aveva dei tempi di erogazione e di reperimento della merce molto lunghi. Alle volte passavano interi giorni per avere dei materiali da poi dare al cliente finale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto al minimo tutte le spedizioni, passando da quasi 2, alle volte anche 3 giorni, a un massimo di 6 ore. Quindi entro 6 ore il cliente che si avvicinava al franchising faceva l'ordine della merce e la merce arrivava entro 6 ore direttamente al negozio oppure anche a casa del cliente. Questa cosa è stata possibile grazie all'applicazione del modello di Amazon. Amazon ha un meccanismo pazzesco dietro, ti consiglio di andarlo a studiare, di vederlo, perché veramente a me appassiona tantissimo. Penso che abbiamo avuto la possibilità di fare proprio un tour all'interno di Amazon e di vedere effettivamente con i nostri occhi come funzionava l'azienda. Ed è una figata vedere come l'uomo sia integrato con le macchine per raggiungere una performance eccellente sotto qualsiasi punto di vista. Veramente wow, tanta roba. E il terzo punto è il controllo dello standard di erogazione. Lo standard deve essere sempre elevato. Su questo rifacciamo all'esempio iniziale il McDonald's, dove lì sono riusciti a mantenere uno standard qualitativo sempre elevato, andando a lavorare ovviamente su una serie di processi, una serie di meccanismi interni all'azienda. Noi quando abbiamo lavorato con questa attività nel settore termoidraulico, noi abbiamo lavorato proprio nel ottimizzare, nel stringere al massimo il lavoro che la persona che controllava tutti i franchisee doveva erogare. In questo caso specifico quello che abbiamo fatto è il seguente. Prima lui cosa faceva? Si metteva lì, aveva l'elenco di franchising, questo responsabile aveva l'elenco di tutti i franchising, 10, 20, a uno chiamava i franchising, fissava l'appuntamento, andava in azienda, verificava che tutto funzionasse bene, compilava un reportino che poi mandava a casa madre accettava e dava l'ok per tutto. Se eventualmente c'era cosa da migliorare, casa madre poi mandava una lettera con tutto ciò che bisognava migliorare all'interno dell'attività. Questo era un po' il meccanismo che c'era prima di adottare i processi di automazione. Dopo l'automazione cosa è successo? Che la stessa persona innanzitutto ha gestito molti più franchising, infatti questa stessa persona è passata da 2 a 35 franchising lavorando allo stesso tempo. Ma la cosa figa, veramente bella, è stato il fatto che questa persona riusciva a gestire questi 35 franchising andando a lavorare veramente da smartphone, si metteva lì, controllava tutto, vedeva le KPI, quindi Key Performance Indicator di ogni franchising, e se vedeva che qualcosa andava storto apriva la cartella dei vari franchising e vedeva esattamente con i numerini dove c'era il problema. Questa parte qui, capite bene che è un sistema di tracciamento totale, che spiegarti in un video sarebbe da folli, bisognerebbe entrare in attività, vederlo, studiare, strutturarlo, ma questa parte è veramente importante perché ti svelo questo segreto: i soldi, non solo nei franchising ma anche nella tua attività, stanno nei numeri. Se tu sei bravo a vedere i numeri, leggerli e ad adottare delle azioni che ti permettano di concretamente buttare a terra un piano d'azione per migliorare e incrementare, è fatto bingo. Ok? Arrivati a questo punto c'è un elemento fondamentale che può aiutarti da subito a ottenere questi risultati. Stai con me? Perché adesso te lo spiego. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire
quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Se l'azienda che hai funziona bene, è la naturale conseguenza andare a crearci su un franchising, replicarla e fare n cose. Molto spesso capita che le attività, le aziende si rivolgono, cioè vogliono fare un franchising e pensano che i problemi siano sul franchising o i problemi X qualsiasi, magari di produzione, produttività, efficacia, mancati fatturati, siano sui franchising. No. C'è un famoso detto che ci insegna che quando il pesce puzza, puzza dalla testa. Quindi quello che bisogna fare è, in primis, metterti a posto tu con la tua azienda devi essere super performante, cioè devi essere consapevole che oltre non puoi andare, cioè è ottimizzato tutto quello che è ottimizzabile, quindi l'azienda già funziona bene. A quel punto ha senso generalizzare, quindi secondo punto, generalizzare quello che fai per creare delle procedure, dei mansionari, dei sistemi che possano rendere quello che già fai replicabile e terzo punto, applicare appunto queste 3 regole che ti ho raccontato per replicare tutto quello che tu già fai alla tua casa madre per N franchising, N meccanismi, N business e tutto quello che tu desideri fare. Bene, detto questo, hai ricevuto un bel po' di materiale su cui lavorare, ti auguro buono studio, buona applicazione, scrivi nei commenti come va e ci vediamo al prossimo video. Ciao!